A meno che non si sia ricchi, non serve a nulla essere affascinanti. Il romanticismo è privilegio dei ricchi, non mestiere dei disoccupati. I poveri dovrebbero essere pratici e prosaici. È meglio avere un reddito stabile che essere irresistibili. Queste sono le grandi verità della vita moderna che Huey Erskine non aveva mai compreso. Povero Huey, intellettualmente bisogna ammetterlo, non era di gran rilevanza. Non aveva mai detto una cosa brillante, né a dire il vero una cosa cattiva in tutta la sua vita. Però era straordinariamente bello. Capelli castani e ricci, profilo netto e occhi grigi. Era popolare tra gli uomini quanto tra le donne e possedeva ogni talento tranne quello di fare soldi. Suo padre gli aveva lasciato in eredità una sciabola da cavalleria e una storia della guerra peninsulare in 15 volumi. Huey aveva appeso la prima sopra lo specchio, sistemato la seconda su uno scaffale tra la Ruff's Guide e il Bailey's Magazine e viveva con le 200 sterline annue che una vecchia zia gli passava. Le aveva provate tutte, Aveva frequentato la borsa per 6 mesi. Ma cosa può fare una farfalla tra tori e orsi? Aveva fatto il mercante di tè per un po' più di tempo, ma presto si era stancato di Pico e Souchong. Poi aveva provato a vendere sherry secco e non andò bene. Lo sherry era un po' troppo secco. Alla fine diventò nulla. Un giovane delizioso e inconcludente con un profilo perfetto e nessuna professione. Come se non bastasse, si era innamorato. La ragazza che amava era Laura Merton, figlia di un colonnello in pensione che aveva perso il carattere e la digestione in India e non aveva più ritrovato né l'uno né l'altra. Laura lo adorava e lui era pronto a baciarle i lacci delle scarpe. Erano la coppia più bella di Londra e in due non mettevano insieme neppure un penny. Il colonnello voleva bene a Huey, ma non voleva sentir parlare di fidanzamento. «Vieni da me, ragazzo, quando avrai 10.000 sterline tutte tue, e allora se ne potrà parlare». Nei giorni in cui sentiva questa frase, Huey diventava molto cupo e doveva correre da Laura a farsi consolare. Una mattina, andando verso Holland Park dove abitavano i Merton, Huey passò a trovare un suo grande amico, Alan Trevor. Trevor era un pittore, del resto oggi ben pochi sfuggono a questo destino, ma lui era anche un artista, e gli artisti sono piuttosto rari. Era un tipo strano, rude, con un viso pieno di lentiggini e una barba rossa e arruffata, però, quando prendeva in mano il pennello, era un vero maestro e i suoi quadri erano molto ricercati. Dapprima, bisogna ammetterlo, era stato attratto da Huey unicamente per il suo fascino personale. Le uniche persone che un pittore dovrebbe conoscere, era solito dire, sono quelle belle e sciocchine, un piacere artistico da guardare e un conforto intellettuale con cui parlare. Gli uomini eleganti e le donne deliziose governano il mondo, o almeno dovrebbero farlo. Tuttavia, dopo aver conosciuto meglio Huey, lo apprezzò altrettanto per il suo spirito luminoso e la sua natura generosa e un po' sconsiderata, e gli concesse il permesso di ingresso permanente nel suo studio. Quando Huey entrò, Trevor stava dando gli ultimi ritocchi a un meraviglioso ritratto a grandezza naturale di un mendicante. Il mendicante in persona stava su una pedana rialzata in un angolo dello studio. Era un vecchietto rinsecchito, il volto simile a pergamena stropicciata e un'espressione molto triste. Sulle spalle portava un ruvido mantello marrone, tutto strappi e brandelli, e gli stivali erano rattoppati e risuolati. Con una mano si poggiava un bastone nodoso e con l'altra tendeva il cappello ammaccato in cerca di elemosina. «Che modello straordinario!» sussurrò Huey, stringendo la mano all'amico. «Straordinario?» esclamò Trevor a gran voce. «Altro che! Mendicanti come questo non capitano tutti i giorni. Una scoperta, mon cher, un Velázquez vivente. Che acquaforte ne avrebbe fatto Rembrandt!»
Povero vecchio, disse Yui, che aspetto malconcio. Ma suppongo che per voi pittori il suo volto sia la sua fortuna. Certo, rispose Trevor. Non vorrei mica che un mendicante sembri felice, no? Quanto prende un modello per posare? Chiese Yui, mentre si accomodava su un divano. Uno scellino all'ora. E tu? Tu quanto prendi per questo quadro, Alan? Per questo prendo 2000. Sterline? Guinee. Pittori, poeti e medici vengono sempre pagati in guinee. Beh, secondo me il modello dovrebbe avere una percentuale, esclamò Yui ridendo. Lavora duro quanto te. Non diciamo sciocchezze, ma vuoi mettere la fatica solo di stendere il colore e di stare in piedi tutto il giorno davanti al cavalletto? È facile per te parlare, Yui, ma ti assicuro che ci sono momenti in cui l'arte arriva quasi alla dignità del lavoro manuale. Ma non farmi chiacchierare ora, sono molto occupato. Fumati una sigaretta e fa silenzio. Dopo un po' entrò il domestico e disse a Trevor che l'incorniciatore voleva parlare con lui. Non scappare, Yui, disse uscendo. Torno tra un attimo. Il vecchio mendicante approfittò dell'assenza di Trevor per riposarsi un attimo su una panca di legno che stava dietro di lui. Era così trasandato e miserevole che Yui non poté fare a meno di provarne pietà e si tastò le tasche per vedere che denaro avesse con sé. Non trovò che una sterlina d'oro e qualche moneta di rame. Povero vecchio, pensò tra sé. Lui ne ha più bisogno di me. Certo, questo significa niente carrozze per 2 settimane. Così pensando, attraversò lo studio e lasciò cadere la sterlina nella mano del mendicante. Il vecchio sussultò e un lieve sorriso passò sulle sue labbra avvizzite. «Grazie, signore», disse. «Grazie». Poi Trevor rientrò e Yui se ne andò, arrossendo un po' per ciò che aveva fatto. Passò la giornata con Laura, si prese un'affettuosa ramanzina per la sua prodigalità e dovette tornare a casa a piedi. Quella sera entrò al Palit Club verso le 11 e trovò Trevor seduto da solo nella sala fumatori a bere Hock and Seltz. «Allora, Alan, hai finito il quadro?» disse accendendosi una sigaretta. «Finito e incorniciato, ragazzo mio», rispose Trevor. «E a proposito, hai fatto una conquista? Quel vecchio modello che hai visto è completamente preso da te. Ho dovuto raccontargli tutto. Chi sei, dove abiti, qual è il tuo reddito, che prospettive hai». «Ma, Alan», esclamò Yui, «ora potrei ritrovarmelo sotto casa quando torno. Stai scherzando, vero?» «Certo. Povero diavolo. Vorrei poter far qualcosa per lui. È terribile che qualcuno debba essere così miserabile. Ho un mucchio di vecchi abiti a casa. Pensi che gli farebbero comodo? I suoi stracci cadevano a pezzi». «Ma in quelli fa una figura splendida», disse Trevor. «Non lo dipingerei in abito scuro per nulla al mondo. Quello che tu chiami stracci, io lo chiamo poesia. Quello che per te sembra povertà, per me è pittoresco. Ad ogni modo, gli riferirò la tua offerta». «Alan», disse Yui, serio, «voi pittori non avete cuore». «Il cuore di un artista è la sua testa», rispose Trevor. «E poi il nostro lavoro è rappresentare il mondo come lo vediamo, non correggerlo. A chacun son métier. E adesso dimmi come sta allora. Il vecchio modello si interessava molto a lei». «Non vorrai mica dire che gli hai parlato di lei», disse Yui. «Certamente. Sa tutto. Del colonnello inflessibile, della splendida Laura e delle 10.000 sterline». «Hai raccontato a quel vecchio mendicante tutti i miei affari privati?» gridò Yui, diventando rosso dalla rabbia. «Caro ragazzo», disse Trevor sorridendo, «quel vecchio mendicante, come lo chiami tu, è uno degli uomini più ricchi d'Europa. Potrebbe comprare tutta Londra domani, senza andare in rosso. Ha una casa in ogni capitale, cena su piatti d'oro e può impedire alla Russia di entrare in guerra quando gli pare». «Ma che diavolo vuoi dire?» esclamò Yui. «Quello che dico», disse Trevor. «Il vecchio che hai visto oggi nello studio era il barone Osberg. È un mio grande amico, compra tutti i miei quadri e un mese fa mi ha commissionato di ritrarlo come mendicante. Que voulez-vous? Le fantasie del millionnaire».
E devo dire che faceva una figura magnifica nei suoi stracci, o forse dovrei dire nei miei stracci, un vecchio completo che ho preso in Spagna. Il barone Osberg, ripeté Yui. Dio santo, gli ho dato una sterlina. E si lasciò cadere in poltrona, ritratto della disperazione. Gli hai dato una sterlina? Gridò Trevor, scoppiando in una fragorosa risata. Caro ragazzo, non la rivedrai mai più. Il suo mestiere sono i soldi degli altri. Potevi dirmelo, Alan, disse Yui imbronciato, e non lasciarmi fare la figura dell'idiota. Beh, per cominciare, Yui, disse Trevor, non mi è mai venuto in mente che tu potessi andare in giro a distribuire elemosine con tanta temerarietà. Va bene baciare un bel modello, ma dare una sterlina a uno brutto, per Giove, no. Inoltre, a dire il vero, oggi non ricevevo nessuno, e quando sei entrato non sapevo se Osberg avrebbe gradito che si facesse il suo nome. Sai, non era proprio in abito da sera, no? Penserà che sono un imbecille, disse Yui. Ma figurati, era di ottimo umore dopo che sei andato via. Continuava a ridacchiare tra sé e a strofinarsi le vecchie mani rugose. Non capivo perché fosse così interessato a sapere tutto di te, ma adesso mi è tutto chiaro. Investirà la tua sterlina per te, Yui, ti pagherà gli interessi ogni 6 mesi e avrà una storia splendida da raccontare dopo cena. Ah, sono un disgraziato, borbottò Yui. La cosa migliore che posso fare è andarmene a letto. E caro Alan, non devi dirlo a nessuno. Non avrei più cuore di farmi vedere a Rotten Row. Sciocchezze! Ti fa il massimo onore, Yui, questo tuo spirito filantropico. E non andartene così, dai, fumati un'altra sigaretta. Puoi parlare di Laura quanto ti pare. Ma Yui non volle fermarsi. Tornò a casa a piedi, abbattuto, lasciando Alan Trevor in preda alle risate. La mattina dopo, mentre faceva colazione, il domestico gli portò un biglietto da visita su cui era scritto Monsieur Gustave Nodin, de la part de Monsieur le Baron Osberg. Immagino sia venuto per le scuse, pensò Yui tra sé, e disse al domestico di far salire il visitatore. Entrò un vecchio signore con occhiali d'oro e capelli grigi, che disse con un leggero accento francese «Ho l'onore di rivolgermi a Monsieur Erskine?» Yui si inchinò. «Vengo da parte del barone Osberg», continuò. «Il barone...» «La prego, signore, gli porti le mie scuse più sincere», balbettò Yui. «Il barone», disse il vecchio signore sorridendo, «mi ha incaricato di consegnarle questa lettera», e gli porse una busta sigillata. Sull'esterno era scritto «Un regalo di nozze a Hugh Erskine e Laura Merton, da un vecchio mendicante». Dentro c'era un assegno di 10.000 sterline. Quando si sposarono, Alan Trevor fu il testimone e il barone pronunciò un discorso al banchetto nuziale. «I modelli milionari», osservò Alan, «sono già abbastanza rari, ma per Giove, i milionari modello sono ancora più rari».